benvenuti! Benvenuti ragazzi, questo è il mio canale, io sono in Toscana e quindi parlo toscano, non parlo più italiano corretto, perché sennò qui ti prendono tutti in giro. Dicono, che sei diventata milanese? Cioè, zio, tac, vero? Che ridere! Ora è fatta. È fatta! È fatta! Ciao ragazzi, oggi sono qui per raccontarvi un po' qual è la storia dei Draw My Dreams / Draw My Childhood. Quindi per rispondere a tutte le vostre domande, ecco quali sono le varie fasi per la realizzazione di un Draw My Dreams Childhood, qualunque altra cosa sia. Non si sa chi è che bussa. Chi bussa? Chi può bussare? Qualcuno del condominio? No. Se non è il corriere io non ci sono. La prima fase è in poche parole raccogliere le idee e stilare una lista di argomenti, principalmente aneddoti sulla mia infanzia o cose che mi accadono nella vita di tutti i giorni. Quando riesco a trovare un argomento che piace a me e vedo che anche gli altri trovano interesse nel recepirlo, allora forse è un buon argomento per un video. Una volta scritto il video arriva la fase di doppiaggio, io mi metto nella mia fantastica postazione insonorizzata mega figa super fantastica e registro lo speaking che andrà sopra il video. Il programma che uso per registrare e anche editare i file audio si chiama Adobe Audition, per chi se lo stesse chiedendo. E niente, dopodiché passiamo alla fase di montaggio audio, che però è una fase che si può spostare anche dopo. Nel frattempo sul testo cominciano i disegni. Per cui parto con uno storyboard generale, che però a differenza di uno storyboard fatto su una sola pagina, il mio intero file PSD è lo storyboard dei disegni che andrò a realizzare. Dopo lo storyboard passo alle bozze, che è il semidefinitivo, e poi passo all'inchiostrazione. Dopodiché i disegni inchiostrati vanno montati assieme all'audio. Io di base cerco di fare tutto per comodità utilizzando soltanto il programma Premiere Pro, però se a volte ci sono degli effetti particolari che vanno fatti e non possono essere ovviamente fatti con Premiere, mi concedo di passare su After Effects, ma di base cerco di mantenere tutto quanto molto light, abbastanza semplice, anche scorrevole in fase di montaggio. Ecco quindi com'è strutturato il mio progetto di Premiere a rappresentanza di tutti i progetti. Quindi sotto abbiamo il background, che sarebbe il foglio bianco, subito sopra c'è un riempimento che sarebbe lo sfondo del disegno, sopra ancora un PNG bianco che è la sagoma del disegno, ancora sopra abbiamo il disegno vero e proprio, infine gli ultimi due livelli sono uno, la texture da applicare sopra il disegno, infatti se vedete il disegno cambia leggermente, si nota soprattutto nei riempimenti, e come ultima cosa il foglio bucato per fare in modo che la sagoma del tavolo ritagli perfettamente il disegno applicato in post sul foglio bianco. L'idea del primo Draw My Dreams me l'ha data Roberto, il mio coinquilino, perché quando vivevamo ancora tutti insieme a Milano io mi svegliavo spesso e andavo da loro e raccontavo sogni improbabili che facevo durante la notte. All'inizio non ci credevo molto, devo dire la verità, li vedevo più come dei video un po' semplici da buttare sul canale, ma non erano il mio ideale di qualità, ecco. Infatti, i primi Draw My Childhood Dream eccetera, io saltavo direttamente la fase di scrittura del video, mi sedevo davanti al microfono e raccontavo parlando a vanvera tutte le cose che mi venivano in mente, spesso divagavo anche per svariati minuti. Mi è stato detto più volte: wow, ma come sei migliorata nel disegnare da 2 anni a questa parte? La verità è che io non mi impegnavo in quei disegni perché non li ritenevo all'altezza di un video fatto a modino, come dico io, così. Ero tutta una fighetta perfettina, ci mettevo davvero poco, circa 1 o 2 ore per fare l'intero video disegnato. Era soltanto una questione di motivazione personale, perché qualunque tipo di video con un po' di impegno può essere resa una cosa anche professionale se si vuole. Ho inizialmente dedicato molto più tempo alla fase di scrittura, in più ho dilatato moltissimo i tempi di disegno, ho deciso adesso i disegni li faccio come si deve, e quindi da che ci mettevo 1 o 2 ore sono arrivata a metterci anche 3 giorni tutti consecutivi per occuparmi soltanto della fase di disegno. Sono molto contenta che i video siano diventati qualitativamente migliori rispetto a prima. Certo, il succo è sempre lo stesso, si racconta una storia con i disegni, per cui che ci sia una grafica figa o che magari sia tutto lasciato un po' più così cialtrone, magari un occhio inesperto neanche ci fa caso e ha senso, però è più una questione di motivazione personale, più una questione di voglio vedere il mio lavoro che pian piano compie dei piccoli passettini per diventare ogni giorno sempre migliore, magari inserendo Riccardo che mi interrompe spesso e volentieri. Quindi questa era in poche parole la storia dei Draw My Child. Ecco, e vi prendo a calci. Spero di aver parlato in un italiano comprensibile, perché la toscana mi sta facendo un po' male. Non tanto, perché mi sono resa conto che di fronte alla telecamera svanisce ogni inflessione di sorta, il che è un male, perché le mie origini sono
ben salde in me. E nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia interessato. Potrei anche pensare di farne altri di questo tipo, magari raccontando il processo di creazione, il backstage di altri video che magari possono comprendere effetti speciali diversi o non lo so, cose che io faccio di solito, quindi sta a voi. Se volete sapere qualcosa in particolare scrivete un commentino qua sotto al video. Quindi Rana e Rospi, io vi ringrazio, vi mando un abbraccio e un buffetto affettuoso e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ah, un'ultima cosa, per chi ci sostiene su Patreon, ci saranno anche in futuro alcune di queste guide più approfondite riguardo alcuni aspetti più tecnici di questo lavoro, per cui se siete interessati comunque c'è Patreon. E ultimissimissima cosa, in descrizione trovate un link. E ultimissimissima cosa, in descrizione trovate un link che è il nostro canale di Twitch dove di tanto in tanto ci divertiamo a streamare qualche videogioco, finché la cosa non degenera perché arriviamo fino a tarda notte. Comunque, per qualsiasi cosa, link in descrizione. Grazie ancora, ciao ciao!